Buongiorno signor Alvetti Rodolfo, Buongiorno. ci vuole spiegare un po' l'attività di questo grande albergo conosciutissimo, Certo. non solo a Montecatini, anche il Solola, la sua attività e così via. Internazionale, Certo. sì, sì, certo. Allora, il mio ruolo è, io sono uno dei direttori, più che altro affidato al marketing e soprattutto anche alla ristorazione, mentre abbiamo altri personaggi invece che fanno amministrazione, eccetera. Direi che come albergo non solo è il più vecchio di Montecatini come data di nascita, ma è anche importante storicamente perché qui Giuseppe Verdi ha vissuto diverse stagioni, non solo turistiche, ma per i famosi bagni che Montecatini era una grande usanza fino dal 1800 o 1700, per cui siamo rinomati sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista invece pratico e alberghiero. Ecco, bene, signor Rodolfo. Un'altra cosa, un po' di storia, sì, questa storia l'ho già raccontata, però ecco, la gestione come viene portata avanti in questo albergo? Dunque, questo albergo ha avuto diverse gestioni in passato, anche abbastanza importanti, in particolare durante il 1800, eccetera. Poi dopo ha avuto una fase durante la guerra, l'ultima guerra, che logicamente ha distrutto quasi tutta la parte alberghiera, eccetera, mentre la ripresa della gestione è avvenuta negli anni dopoguerra, partendo dal 47-48, quindi prima ristrutturazione e poi partenza di società gestionali. Ecco, la capienza di questo albergo? La capienza di questo albergo sono 200 posti letto, quindi diciamo fra suite e camere abbiamo circa 100 posti, 100 camere, 100 locali. Abbiamo 3 ristoranti, abbiamo delle cantine per la specializzazione, assaggi, vini, eccetera. Infatti lei si trova in uno di questi locali, eccetera, un bellissimo American bar, una piscina esterna, agibile solo durante i mesi estivi, però come solarium e anche logicamente durante la stagione primaverile o autunnale. Ecco, lei parlava di tre ristoranti, ma sono collocati tutti nella stessa struttura o sono diffusi No, sulla... sono tutti nella stessa struttura, però sono 3 sale diverse dove normalmente in uno dei ristoranti riceviamo la clientela privata, quindi individuale, o anche la clientela affezionata che viene da anni, eccetera. Un altro ristorante è adibito ai gruppi, quindi i contratti che noi facciamo con i tour operator li facciamo ormai in continuazione, diciamo dalla primavera all'autunno inoltrato. E poi abbiamo un altro ristorante che è anche un salottino pregevole, dove si possono fare piccoli convegni, piccoli pranzi, piccole cene o diciamo battesimi, cresime, amministrazioni di società, eccetera. È più piccolo, però molto raccolto, molto adatto ai piccoli convegni, diciamo. Ecco, la cosa è piuttosto interessante. La politica della qualità nella ristorazione vostra come si realizza? Allora, la politica della qualità, oggi come oggi, mentre prima si faceva una differenza fra gruppi, quindi tour operator che potevano avere un menù diverso dagli individuali, oggi non cambia.
nel senso che noi diamo ai gruppi e ai tour operator, cioè ai gruppi che ci mandano il tour operator, il solito menù che diamo ai clienti individuali, per cui non c'è nessuna differenza, anche perché i tour operator ingaggiano dal loro portafoglio clienti logicamente persone che sono abituate a viaggiare, che vanno nei grandi alberghi, che sia Londra, Parigi, Barcellona, eccetera, e quindi sono abituati a uno standard elevato di qualità. E lo stesso standard noi lo diamo logicamente ai nostri clienti privati. Ci sono però delle differenze sostanziali per famiglie o persone che non amano la scelta del nostro menù eccetera, che vogliono degli extra menù e che noi siamo disponibili a dare senza nessun costo, ma in cambio delle scelte. E inoltre abbiamo magari una cosa importante che va bene per gli stranieri, per gli americani in particolare, che è un grill dove noi pubblicizziamo e serviamo quello che in particolare gli americani, ma anche i giapponesi, una clientela più raffinata, vuole. Pertanto in Toscana la classica bistecca alla fiorentina, il classico magari la cena a lume di candela con pesce, anche agosto, anche cioè i crostacei, che è un fiore all'occhiello, perché così il cliente non ha bisogno di andare fuori a cercarsi il ristorante eccetera, in quanto all'arrivo noi già glielo proponiamo in una cartellina che mettiamo in camera o che comunque sia viene spiegato in portineria al momento del ricevimento e dell'arrivo del cliente, così loro hanno una visione generale di quello che possono mangiare e di tutto quello di cui possono usufruire. C'è un rapporto tra la vostra ristorazione e la produzione locale, anche tipica? Ma la produzione... della fiorentina naturalmente. No, qui parliamo quindi di un grill extra, un buffet extra, una cosa particolare che va bene sia per la coppietta di novelli sposi che vogliono festeggiare un weekend in albergo, dove trovano tutto quello che a loro può piacere e logicamente hanno un prezzo superiore per quello che riguarda il menù, quindi una differenza di prezzo da quello che è il menù normale. Ecco, punti di forza e punti di debolezza del vostro questa è una domanda difficile, perché è come se lei dicesse io vendo camicie e le mie camicie sono le migliori del mondo. Sì, però ecco, magari la posizione vostra non è un punto di forza. I punti di forza dell'albergo, di questo albergo in particolare, sono prima di tutto, prima della posizione che è eccellente, il servizio. Perché il nostro staff è formato da elementi che vengono già da un'altra gestione, una gestione che noi abbiamo creato e sviluppato in Versilia e che ci segue in questa forma ormai comprovata, dove una qualità alta è quello che vogliamo, ci segue, e in ogni caso la qualità del servizio non è solo il piatto che si serve, ma il modo con cui si serve, la persona disponibile e gentile che fa sempre sentire a suo agio il cliente,
e che logicamente non fa differenza fra un cliente e un altro, in quanto non sono numeri, non sono Mr. e Mrs. o signore e signore, e il fatto di sentirsi in un albergo 4 stelle o comunque di qualità elevata soddisfa in pieno l'esigenza del cliente, insomma del cliente, che sia individuale e anche sia di tour operator e di gruppi. Quindi un albergo di alta qualità, però una gestione, diciamo, rispetto ai clienti molto familiare, molto alla mano. Non direi familiare, direi disponibile. Disponibile. Disponibile, che più che altro fa sentire l'ospite padrone della casa dove noi stiamo. E allora lui è il padrone, noi siamo le persone che ci mettiamo a disposizione, che gli apriamo le stanze, i locali, e veniamo incontro a ogni loro richiesta, sia che vogliono giocare a carte in un salottino privato, sia che vogliono una cena particolare sul terrazzo o in piscina, quando è possibile. Sul marketing come vi muovete? Sul marketing noi ci siamo mossi già da anni, da oltre 20 anni, anche 25, partecipando a tutte o quasi tutte le fiere importanti, quindi in Europa, diciamo, Berlino, Francoforte, Colonia, Parigi, Madrid, le facciamo quasi tutte, le facciamo. Poi ci muoviamo molto liberamente e apertamente in internet, facendo promozioni e offerte, abbassando le quote di tariffe quando la stagione è bassa e quindi la clientela può venire e essere anche facilitata, e la stessa cosa la facciamo con i tour operator, perché il tour operator che prepara il suo catalogo, diciamo adesso, la sua clientela arriverà il prossimo anno. Quindi noi tutte le promozioni e le offerte che facciamo e che prepariamo adesso, le prepariamo per il prossimo anno, in quanto l'anno in corso, vorrei dire il 2019, è completo e non ci sono alle foglie. La nostra forza quindi è anche quella di avere dei tour operator che si affidano alle nostre promozioni, perché sanno che qui troveranno quello che i loro clienti desiderano. Quindi muoversi in inverno, seminare in inverno, per avere durante il prossimo anno e l'anno a venire la possibilità di riempire l'albergo, che non è facile.